E ora facciamo la prova, una bella prova. Cosa c'è meglio della patata per fare le prove? Poi io sono un appassionato di patata. Allora, ecco qui, guardate che roba. Va bene per qualsiasi verdura, potete farci anche l'insalata russa, potete farci quello che volete. Vi faccio vedere come fare una maionese con il mais, a pannocchia. Questa bollita, potete usare quella in scatola, come questa qui, scolata bene, potete usare quella surgelata, scongelata bene e scolata bene, oppure andate nei campi a rubare le pannocchie, no, vendono anche le pannocchie, quelle sottovuoto, ecco, con il coltello le pelate, però quella in scatola è la più pratica, più veloce, più comoda. Maionese vegana, l'avevo promesso quando ho fatto il video del vitello tonnato, è molto buona, è molto saporita, secondo me è ancora migliore dell'originale. Chi ha la dieta vegana, per chi vuole consumare meno calorie, perché serve sempre l'olio di semi, però nella maionese ne va dentro 80-100 grammi per ogni uovo, qua ne va dentro la metà ed è anche molto saporita. Ora vi faccio vedere la ricetta. Per fare la maionese vegana, la maionese con il mais, proprio per il mais che ha una bucciatura cerea difficile da immaginare, è essenziale avere un frullatore un po' potente, perciò non fatelo con il robot da cucina, non fatelo con quello a immersione perché non sono molto potenti, usate un blender, un frullatore diciamo che abbia molta potenza. Se avete dei dubbi ne fate poca alla volta, in maniera che non si sforza il frullatore e gira veloce, perché altrimenti dopo vi trovate le bucce, o poi se vi piacciono le bucce in bocca della pannocchia, vabbè, però se avete il frullatore potente è molto meglio, altrimenti fatene poco alla volta. Come vi dicevo è una ricetta davvero molto semplice. Allora, queste sono due scatolette di mais scolate abbastanza bene. Naturalmente deve essere scolato bene perché sennò dopo vi viene troppo liquida, perché insomma non è montata, è un po' diversa. Naturalmente non ci va l'uovo, è vegana, e non ci va neanche l'olio. Se volete lo mettete l'olio, se non volete non lo mettete. Io ho detto che ci andava, però io ce ne metto davvero poco. Se poi ne volete mettere di più perché la volete più condita, mettetela. Io ne metto giusto un cucchiaio. Poi ci metto un pochino di sale, non tanto, tanto a salare si fa sempre in tempo, e un po' di limone, eccolo qua, che qualcuno mi ha già sprizzato, che se ne è fregato qualche goccia, va bene. Poi chiudiamo, va benissimo anche il frullatore di casa, però dovete farne una quantità minore, mi raccomando. E frulliamo, questo dipende un po' dalla potenza che avete del vostro frullatore, in questo caso è un frullatore da 1400 watt, basteranno 30-40 secondi. Pronto, 30 secondi, velocissimo. Ora questo è mais, non sono uova, quindi se volete la maionese bella dura montata non potete pretenderla dal semplice mais, resterà un po' morbida, però se la volete più densa semplicemente all'inizio prima di frullare ci buttate dentro una cucchiaiata di farina di ceci e diventerà densa di più, ma comunque vi garantisco che va già benissimo anche così. È importante che sia potente il frullatore, altrimenti vi restano i pezzettini di buccia. Eccola qui, guardate, bella, liscia. E questa qua non sa di uovo, sì, certo non è la maionese classica, qui i francesi mi ucciderebbero probabilmente, però è molto molto buona. Guardate che bella, liscia. Questa qui la mettete sulle patate, è la fine del mondo. Le patatine fritte, con i nachos andate dentro, fate due ciotolini, la mettete. Guardate, è spettacolare. La chiamano anche salsa maia. Fatta, spettacolo, spettacolo questa salsa qui. È molto buona, leggermente dolciastra, lo dovete provare a fare assolutamente. Una piccola precisazione, naturalmente, insomma, è una maionese tirata fuori da una pannocchia, ha poche calorie, è leggermente più dolce, il sapore è vagamente riconducibile a quello della maionese, che è un'altra cosa, però per chi segue una dieta vegana, per chi vuole assaggiare qualcosa di nuovo, di particolare, io ve la consiglio assolutamente. E poi mettete in un barattolo, la mettete in frigorifero, questa 4-5 giorni dura tranquillamente, la dovete provare. E ora facciamo la prova, una bella prova. Cosa c'è meglio della patata per fare le prove? Poi io sono
un appassionato di patata. Allora, ecco qui, guardate che roba, va bene per qualsiasi verdura, potete farci anche l'insalata russa, potete farci quello che volete.